In questo video vi voglio parlare di un paese riguardo il quale la prima cosa che viene in mente è il suo passato minerario. Ma Riesi non è solo questo. Riesi è anche il paese del muffuletto, dei mustazzoli ed è anche il paese dove alcune case sono state edificate su antiche grotte. Venite con me. Riesi è un piccolo paese della provincia di Caltanissetta, il cui toponimo deriverebbe da Rieses, ossia terre abbandonate. Il territorio di Riesi si trova in corrispondenza della formazione gessoso-solfifera e per questo, quando si parla di Riesi, si parla automaticamente di zolfo, dei carusi e quindi ovviamente anche della miniera Trabia Tallarita, la miniera di zolfo più grande d'Europa. A tal proposito, all'entrata del paese è stato eretto un monumento a perenne memoria dei minatori riesini. In compagnia di Gianni Veneziano e Maria Catena Sanfilippo siamo andati al quartiere Canale, dove ho scoperto che moltissime case sono state costruite su antiche grotte, come quella di Rosina, dove vi ha allestito un piccolo museo. È un deposito di olive. Siccome questo era un vecchio condoglio, quindi le olive le buttavano dalla parte alta. Il momento che si dovevano prendere le olive bastava aprire questi sportellini e prendevano le olive. Curioso è come all'interno dello stemma di Riesi siano presenti dei vasi. Questo perché fino a non molto tempo fa qui a Riesi vi era una grande tradizione basata sulla realizzazione di vasi di terracotta che durò fino agli anni 60 circa. Poco più sotto della casa di Rosina abbiamo trovato i resti di un forno dove veniva cotta l'argilla, l'ultima testimonianza di questo passato produttivo, di cui Zupeppe Lu Quartararo fu l'ultimo maestro riesino. Ad oggi, nella piazza del paese, si possono notare diverse sculture in terracotta rappresentanti per lo più i giochi di una volta, ma si può anche notare assolutamente non a caso un bumulo incastrato all'interno di una panchina. Parliamo ora del muffuletto. Si tratta di un pane morbidissimo condito con semi di finocchio, che si pensa derivi dal francese mouflette, che vuol dire morbido, soffice. E difatti, essendo l'impasto del muffuletto molto morbido e fatto rigorosamente con grani antichi, è di difficile lavorazione e, piccola curiosità, di paese in paese la sua preparazione cambia. All'interno del panificio Don Bosco ho visto fare il muffuletto dalle mani di Calogero e Maurizio, fino a che non è stato condito. Parliamo adesso del mustazzolo. Alla pasticceria Cose Duci mi hanno raccontato che si tratta di un dolce tipico solo e solamente riesino, nella cui preparazione viene messo di tutto. Lo sciroppo di carrube è l'ingrediente fondamentale, ma nella preparazione vengono anche messe mandorle, pistacchi, arance candite, cacao, in poche parole, una delizia. E se si è a Riesi non si può non parlare del suo passato minerario, con la miniera Trabia Tallarita. Ci troviamo nel centro dell'altopiano gessoso solfifero, nella Sicilia centro-meridionale, tra Riesi e Sommatino. E questo luogo, come tante altre zolfare della Sicilia, racconta di un'epoca a cavallo soprattutto tra il 1800 e il 1900. E questi luoghi furono fonte di lavoro, ma anche di morte di tantissimi operai. Questa miniera, detta anche Solfara Grande, è ubicata in corrispondenza del fiume Salso, che divide il bacino solfifero in due parti, Trabia a ovest e Tallarita a est. Le due miniere lavorarono ognuno per conto proprio fino ai primi del 1900, quando fu deciso da entrambi i proprietari di unirle, formando la più grande e importante miniera della Sicilia, che già dalla seconda metà dell'Ottocento dava lavoro a più di 1000 operai. L'attività estrattiva di questa miniera ebbe il periodo di massimo splendore intorno al 1920, quando si estraeva il 12% della produzione mondiale di zolfo e 3.000 minatori lavoravano incessantemente nel sottosuolo. Tuttavia, a partire dal 1905 incominciò la cosiddetta crisi dello zolfo in Sicilia, determinata dall'affacciarsi sul mercato internazionale della concorrenza americana, sconvolgendo l'assetto mondiale dell'estrazione del minerale. Difatti, una
nuova tecnologia affinata in Louisiana, il metodo Frash, permise l'estrazione del minerale senza scendere in miniera, consentendo un'estrazione purissima dello zolfo con costi e tempi decisamente ridotti. Ciò che in Sicilia comportava lo scavo dei pozzi, la picconatura del minerale di zolfo, il trasporto a spalle in superficie e la bruciatura in calcaroni e forni è possibile in America con procedimenti assolutamente automatizzati che non richiedono altra manodopera che quella necessaria per il controllo delle macchine in superficie. Non va dimenticato che in questi luoghi si lavorava a ritmi incessanti, senza alcuna tipologia di diritto o di tutela, con turni di più di 10 ore di lavoro e con una paga da fame, dove a lavorare erano per lo più uomini e bambini, i cosiddetti carusi, ricordati in un grande murales all'ingresso del paese. La concorrenza americana mise in crisi il sistema produttivo, a tal punto da causare la chiusura delle miniere siciliane una ad una. La miniera Trabbiata alla Rita, ad esempio, è stata definitivamente chiusa nel 1975. Ad oggi si può visitare il museo annesso alla miniera o passeggiare presso quelli che erano i pozzi, quali il Pozzo Vittorio Vitello o il Pozzo Principe, i forni Gil, posti uno accanto all'altro, o i vari locali che facevano di questo luogo una vera e propria città. A fare da cornice è lo scenografico paesaggio dell'entroterra siciliano. Ed un enorme grazie va all'assessore Giuseppe Iavolella per l'ospitalità e perché mi ha dato la possibilità di realizzare questo video. Un enorme grazie va anche a tutte le persone che si sono rese disponibili per rendere questo video più bello e più ricco di informazioni. Grazie.